Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Qui si parla di arte e creatività applicata alla pittura delle miniature. Se non volete perdervi nessuno dei prossimi video che caricherò, vi ricordo che potete iscrivervi al canale cliccando il tasto iscriviti qui sotto. Ma ora direi di non perdere altro tempo e cominciare con il video di oggi. Con la miniatura di He-Man iniziamo una miniserie dedicata a Masters of the Universe Fields of Eternia, le cui miniature si prestano benissimo per mostrare alcuni modi per abbinare aerografo e pennello e per ottenere contrasti e colori forti. Dopo aver lavato e preparato la miniatura, siamo pronti per il primo step, ovvero il primer. Per un'applicazione veloce e precisa, il metodo migliore è l'aerografo, e un prodotto ottimo a questo fine è proprio il Molotov One for All. Non nasce come primer, ma funziona perfettamente come tale, ed essendo di una consistenza leggera, non necessita di thinner e può essere versato direttamente nel serbatoio e spruzzato sul modello, sempre dopo una leggera shakerata. Copriamo quindi l'intero modello di He-Man, girandolo anche in diverse angolazioni per non dimenticare nessun recesso. Una volta che sarà perfettamente asciutto, potremo passare a tirare fuori i volumi. Come ho mostrato nei video dedicati al primer zenitale che trovate qui sul canale, per creare volume non serve usare un altro primer chiaro, ma basta un inchiostro come questo validissimo di Scale Color Artist o un colore alleggerito con qualche goccia di thinner, così da renderlo traslucido e stratificare il colore. Se preferiamo un'applicazione ancora più leggera, possiamo aggiungere un 10% di thinner anche all'inchiostro, così da renderlo più leggero. Se disponiamo del fermo alla fine dell'aerografo, possiamo anche regolare il getto e renderlo più controllato, impedendo al grilletto di arrivare fino in fondo. Iniziamo quindi a mettere in evidenza le parti più luminose. Queste miniature hanno spesso armi luminose che ho deciso di usare come le fonti di luce e quindi con la spada di He-Man enfatizziamo tutti i volumi rivolti verso l'alto. Per le gambe e la parte centrale del busto ci soffermiamo poco, così da avere solo un leggero grigio, mentre nella parte alta del petto e il braccio alzato insistiamo con piccoli colpetti controllati, così da ravvivarlo sempre più e arrivare al bianco. Meglio non rimanere fermi troppo a lungo per evitare di spostare il colore e ottenere l'effetto contrario. Ora che abbiamo i nostri volumi già molto chiari e leggibili, passiamo a creare effettivamente l'incarnato. In molti altri video lo abbiamo fatto a pennello, mentre oggi sfruttiamo ancora le potenzialità dell'aerografo. Possiamo utilizzare gli stessi colori che useremmo a pennello, come questo beige red di AK, che inseriamo nel serbatoio con un 30% di thinner fino a trovare la consistenza giusta, sempre leggera e non puntinata. Se non si è pratici, la si può cercare prima in un piattino e poi inserire il risultato nel serbatoio. Cominciamo quindi a stendere il colore su tutto il modello. Fin da subito si noterà come il colore risulterà più brillante nella zona chiara e meno nella zona scura. In ogni caso dovremo soffermarci davvero poco nella zona delle gambe, giusto una passata veloce, dato che le coloreremo meglio fra poco. Ciò che vogliamo al momento è dare colore e vivacità alla parte illuminata dell'incarnato. Se fra una passata e l'altra schiacciamo soltanto il grilletto senza portarlo indietro, possiamo anche sfruttare la sola aria per velocizzare l'asciugatura, per poi aprire il passaggio del colore per intensificarlo ancora dove necessario. Ora che abbiamo la parte alta dell'incarnato, dobbiamo dare colore alle ombre, quindi con l'aerografo svuotato dal colore rimanente ma non necessariamente pulito, utilizziamo un colore più scuro e rossastro per le ombre. Un ottimo prodotto a questo fine è Skin Ink di AK, che essendo già un inchiostro leggero può essere versato direttamente. Girando il modello in modo da essere comodi a colorare la parte bassa e posizionando l'aerografo in modo che colori dal basso del modello, andiamo a scurire le aree di ombra, quindi la schiena, il sotto di braccia e gambe, così come il fianco opposto alla spada. L'effetto lucido di un prodotto così verrà annullato dal protettivo opaco, che fortunatamente lo farà sparire.
Ora abbiamo ombra e mezzotono, ma per ravvivare ancora di più le luci possiamo utilizzare un mix di beige red e avorio o un colore già pronto come farò io oggi per comodità e fare qualche colpo di luce. Lo possiamo fare ad aerografo se ce la sentiamo oppure a pennello. L'importante è limitare questi punti più luminosi ai muscoli vicino alla spada, così come alla mano e al volto. A parte qualche piccolo ritocco alla fine, il nostro incarnato è fatto ed è sicuramente d'impatto sul tavolo da gioco. Siamo quindi pronti a passare ad abiti e accessori. Dato che vogliamo ovviamente rispettare lo schema cromatico di He-Man, partiamo da un marrone come Wool Red per creare una base al gonnellino di pelo, alla cintura e al bracciale che poi faremo d'oro e agli stivali. Questo colore scuro fungerà da base e con un pennello sottile, come ad esempio lo Zero della serie Silver a setole lunghe, andiamo poi a schiarire i volumi. Prendiamo un marrone più chiaro o schiariamo quello appena usato e creando prima una versione intermedia e poi usandolo puro, andiamo a lasciare scuri i recessi, ma a segnare le singole ciocche. Lo facciamo anche sul pelo degli stivali e con piccole e brevi pennellate anche sulla parte degli stivali che si intravede appena. Nella metà inferiore tutto dovrà essere più scuro, quindi siamo cauti nell'inserire le luci. Con un ocra molto più chiaro inseriamo pennellate ancora più sottili e concentrate solo nella parte alta. Con l'avorio puro estremizziamo alcune di queste, concentrate soprattutto dal lato illuminato di più dalla spada e sempre solo nella parte alta di ogni ciocca. Passiamo quindi alla cintura, che oggi vi mostro con il metallo no metallo, ma che si può tranquillamente fare con i colori metallizzati. Con il deep brown usato prima cominciamo a dare volume alla cintura, così come alla parte inferiore della superficie piatta. Con l'ocra già usato intensifichiamo il mezzotono e lo rendiamo effettivamente color oro. È importante ricordarsi sempre dei profili che definiscono le forme e di restringere sempre le aree colpite. Con una velatura di una tonalità intermedia fra i colori usati finora, ammorbidiamo appena lo stacco tra questi passaggi nella sezione piatta, così che risulti un gradiente. Sul canale ho realizzato un'intera playlist di video dedicati a questa tecnica, che qui oggi vediamo più sommariamente. Con l'avorio puro inseriamo finalmente le luci, piccole e intense, soprattutto i punti di luce rivolti verso la spada. Con una velatura leggera di ocra prima e di avorio poi intensifichiamo appena la parte più chiara dei gradienti e poi nascondiamo appena le luci più intense sotto un filtro di colore più ovattato e credibile. Anche le ombre giocano un ruolo importante, quindi per ridare definizione ricoloriamo con colore scuro i profili rivolti verso il basso o nascosti che si sono eventualmente sporcati. Per il bracciale seguiamo più o meno lo stesso processo, adattando questo lavoro alla forma cilindrica dell'oggetto. Con le ombre che rimangono marroni scure, ma appena visibile, il grosso della superficie color ocra e all'interno delle colonne di luce da cima a fondo del bracciale. Immancabili le semisfere da illuminare con le luci più intense. Per quanto riguarda l'armatura, dopo aver creato una base grigia scura su tutta la superficie,
Con il bianco creiamo delle zone di luce, delle sezioni trasversali sottili alternate ad altre di ombra e senza mai dimenticare i profili. Così facendo diamo l'illusione dei riflessi della luce. Creiamo una via di mezzo e sfumiamo gli stacchi leggermente. Con questa stessa miscela più scura creiamo i riflessi nella zona più in ombra del corpo, sul fianco dove avevamo già scurito la pelle. Con il bianco puro e un pennello sottile reinseriamo alcuni punti luce intensi solo in alto e per dare più definizione alle sezioni metalliche. Per lo scudo usiamo gli stessi colori. Dopo aver creato brevemente alcune linee di texture del legno, inseriamo le luci molto intense. Quindi in ogni semisfera il solito puntino di luce e nella parte alta una grande sezione a spicchio bianca. Le sezioni invece laterali o rivolte verso il basso le facciamo via via con grigi più scuri. Con la velatura chiara ammorbidiamo lo stacco e aggiungiamo il riflesso secondario ad archetto in ogni semisfera. Definiamo i profili con il bianco e concludiamo quindi lo scudo. Per due degli elementi mancanti, ovvero capelli e cuoio degli stivali, usiamo lo stesso colore, ovvero un marrone più freddo di quelli usati prima. Partiamo dalle strisce di cuoio che coloriamo completamente e poi con una sua versione appena schiarita andiamo a illuminare con brevi tratti solo i profili rivolti verso l'alto delle fasce più in vista. A questo punto torniamo ai capelli, sui quali creiamo una base piena e coprente di questo colore che fungerà da ombra dei capelli biondi. Unendo al marrone l'ocara usato prima, creiamo un mix più giallognolo che farà da colore reale dei nostri capelli e ammorbidiamo poi gli stacchi. È molto giallognolo e ricorda vagamente il colore dei capelli di He-Man nei cartoni animati, ma per renderlo più gradevole andiamo con una versione schiarita con avorio a illuminare le parti più in vista. Quindi creiamo con pennellate sottili e corte un cerchio di luce sulla frangia e la parte alta della testa, così come sull'onda inferiore. Culminiamo il tutto con riflessi bianchi vicino alla spada. Se vogliamo rifinire un pochino l'incarnato, che finora abbiamo fatto solo ad aerografo, possiamo riprendere il colore che abbiamo usato all'inizio e a pennello con precisione intensificare o allargare appena le luci sui punti che lo richiedono, come ad esempio gli addominali e nel caso del mio He-Man il pettorale che si era scurito troppo. Così possiamo fare anche nei muscoli delle cosce per renderli più pronunciati e definiti, o mettere in evidenza le vene ben scolpite di queste miniature. Per il viso procediamo spediti, scurendo la base della bocca con un rosso non troppo intenso, con due linee bianche sottili per i denti e la base avorio per gli occhi. All'interno inseriamo un piccolo punto azzurro, la pupilla e il punto di luce, oltre ad una linea scura sopra per definire lo sguardo. Non resta ora che occuparci di spada, croce e basetta. La spada dovrà apparire luminosa e intrisa di fulmini, quindi partiamo dall'azzurro acceso. Lo utilizziamo per creare un profilo su tutta la spada, sia intorno che nelle sezioni minori. Con il bianco pieno e coprente coloriamo il centro e poi da lì facciamo diramare dei semplici fulmini verso l'esterno. Con una velatura azzurra copriamo leggermente i fulmini, soprattutto quelli più lontani dal centro. Facciamo poi lo stesso anche sul retro della spada. Passiamo molto brevemente a fare la croce sul petto, nella quale creiamo una base rossa coprente, nella quale poi definiamo le diverse sezioni e i profili con una versione appena schiarita. Ma passiamo ora all'ultimo elemento, ovvero la basetta. Ho deciso di usare per queste miniature colori forti per le basette, ispirandomi al cartone animato anni 80 e seguendo anche la ruota dei colori. Dato che questa miniatura ha delle tonalità molto calde e arancioni, scegliere un blu intenso la farà risaltare ancora di più. Lo alleggeriamo e coloriamo l'intera basetta di pietra. Mentre asciuga possiamo dedicarci a creare il profilo nero tutto intorno.
Con il turchese creiamo texture e variazioni cromatiche sul pavimento, rispettando i ciottoli ma senza preoccuparci di essere troppo precisi. Possiamo decidere di fermarci qui, ma il mio consiglio è di spingere ancora di più con il colore e creare un verde acido con turchese, giallo e bianco e usarlo con piccoli punti molto intensi per ridefinire le forme dei ciottoli e intensificare il tutto ancora di più. E qui vediamo quindi la versione finita della basetta e del nostro He-Man, con tecniche semplici ma d'impatto e che portano ad un altro livello i nostri giochi da tavolo preferiti. E con questo si conclude anche il video di oggi. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi.